Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele e questo è il nuovo Fire HD 8 di Amazon. Si tratta di un tablet davvero molto economico, parliamo di 99 euro per questa versione da 32 GB che arrivano a 130 euro per la versione da 64 GB. Inoltre aggiungendo qualche euro in più è possibile acquistarlo senza offerte speciali, ma ci arriveremo dopo. Iniziamo ad analizzarlo insieme. Fire HD 8 versione 32 GB Black by Amazon. Sulla parte posteriore troviamo alcune specifiche, tra cui display 8 pollici HD, slot per micro SD sono supportate fino a 1 TB, quindi possibilità di espansione davvero ottima. Quad core 2 GB di RAM, Wi-Fi dual band, camera posteriore e anteriore e Dolby Atmos. All'interno della confezione invece troviamo il tablet molto piccolino, pensato per essere utilizzato in orizzontale, infatti come vedete la fotocamera è posta qui in alto al centro, dietro abbiamo il logo di Amazon e ovviamente anche la fotocamerina posteriore. Sulla parte destra troviamo lo slot per la micro SD, invece in alto abbiamo il bilanciere per il volume, il tasto di accensione, il microfono, l'ingresso USB-C per la ricarica e il jack da 3.5 mm per gli auricolari o le cuffie. Inoltre su questo lato troviamo i due speaker, in quanto l'Amazon Fire HD 8 2020 è dotato di audio stereo. Sono presenti delle cornici abbastanza spesse ma che non danno particolare fastidio durante l'utilizzo. Inoltre, piccolo particolare, gli speaker sono posizionati qui in alto, quindi non vanno a dare assolutamente fastidio quando magari stiamo riproducendo un video o un film con il tablet poggiato sul tavolo oppure sul letto, quindi l'audio sarà sempre pulito senza pericolo di ovattarlo. Notiamo però che la parte frontale del display non è particolarmente oleofobica e trattiene molte impronte. Abbiamo anche altre cosine, tra cui il caricabatterie semplicissimo, è da appena 5 watt, un paio di colorati manuali di istruzioni e ovviamente il cavo di ricarica che è USB di tipo C. E intanto che lui si accende, cosa cambia rispetto al passato? Questo nuovo Fire HD 8 2020 è sensibilmente più potente. Troviamo infatti una CPU MediaTek quad core coadiuvata da 2 GB di RAM e due tagli per la memoria, 32 o 64 GB, ma come vi ho fatto già notare sulla confezione sono tranquillamente espandibili fino a 1 TB tramite micro SD. È indubbio che c'è stato un miglioramento rispetto al passato, ma resta sempre un tablet, un dispositivo di fascia bassa, adatto quindi per la navigazione online, per guardarci un film o una serie TV su Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e anche per gli ebook. I nostri amati libri digitali davvero molto comodi da leggere su questo dispositivo e che non va nemmeno ad affaticare troppo la vista in quanto è presente una modalità antiluce blu. E inoltre troviamo riproposta la comodissima interfaccia Kindle. Il display HD da 8 pollici è molto luminoso, ma la qualità non è troppo elevata. E all'aperto, per quanto leggibile e godibile, magari leggendoci un bel libro sotto l'albero, si sente davvero tanto la mancanza di un trattamento antiriflesso efficace, dato che in alcune situazioni come questa sembra quasi di guardare attraverso uno specchio. Nota di merito invece per l'audio stereo con Dolby Atmos di qualità più che accettabile. Nonostante però il livello massimo dell'audio non sia elevatissimo. Per quanto riguarda le fotocamere invece entrambe sono da 2 megapixel, utili magari per qualche videochiamata, ma anche loro non brillano per qualità eccelsa. L'autonomia invece, complice ovviamente un hardware non molto esoso di batteria, è davvero molto buona. Riusciamo ad arrivare e superare tranquillamente le 10 ore di utilizzo. Manca totalmente
connettività telefonica, 4G, GPS, NFC e non è presente nemmeno un lettore biometrico per lo sblocco del dispositivo tramite impronta digitale. Come vedete abbiamo una versione Android nuova e totalmente personalizzata da Amazon dal nome Fire OS e aggiungerei davvero troppo limitata e limitante, a partire dall'impossibilità di inserire widget nella schermata principale fino ad arrivare all'assenza totale dei servizi Google, che vanno dal Google Play Store passando a YouTube fino a Gmail. Troviamo infatti unicamente lo store ufficiale di Amazon con le sue applicazioni, di cui alcune sono surrogati chiaramente di quelle Google, come ad esempio YouTube. E questo purtroppo è, a mio parere, il più grande difetto di questo piccolo tablet. Comunque, a suo favore c'è da dire che la navigazione è sempre molto fluida e senza impuntamenti, quindi un sistema operativo molto ben ottimizzato. Volendo installare il Google Play Store è molto facile e non richiede nessuna modifica del software, ma per i meno esperti potrebbe essere uno scoglio importante. Possiamo comunque bypassare questo problema installando direttamente le APK, con cui ho potuto testare YouTube e anche qualche applicazione per droni, come la DJI Go 4 del mio Mavic 2 Pro, che risulta perfettamente utilizzabile, come anche l'applicazione Fiminavi del Fimix 8 SE di Xiaomi. Notiamo inoltre che questo piccolo tablet entra perfettamente nel radiocomando. Se volete utilizzarlo per i droni però state molto attenti ai riflessi del display. Per quanto riguarda invece le offerte speciali che ci permettono di risparmiare qualche euro sull'acquisto, c'è da dire che non sono mai troppo invasive. Compaiono unicamente nella schermata di sblocco e vanno via con un semplice swipe. È possibile comunque eliminarle anche su dispositivi che vengono comprati con pubblicità inclusa, semplicemente acquistando il pacchetto di sblocco dallo store di Amazon. In conclusione, vi consiglio oppure no questo nuovo Fire HD 8 2020 di Amazon? Beh, prima di darvi la risposta c'è da dire che il mercato dei tablet al momento non naviga in buone acque, specialmente in questa fascia di prezzo economica. Se cercate quindi un dispositivo più grande di uno smartphone con cui leggervi qualche bel libro, ascoltarvi musica o guardarvi la vostra serie TV preferita in comodità sotto un albero o magari a letto, beh, in questo caso vi consiglio il Fire HD 8 2020 di Amazon. Se invece cercate qualcosa di più completo con magari già preinstallati i servizi di Google senza sbattersi troppo in un secondo momento e magari con un hardware migliore, beh, in questo caso lui magari non è la scelta più consigliata. Virate in tal caso su altri modelli. Vi lascerò infatti link e coupon per acquistare questo Fire HD 8 2020 di Amazon e altri tablet che io vi consiglio qui sotto in descrizione video. Ricordandovi come sempre che offerte e coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi o dopo un po' di tempo, quindi come fare? Beh, molto semplice, troverete offerte e coupon sempre aggiornati dentro al nostro canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, che troverete linkato qui sotto in descrizione video insieme ai link per il nostro gruppo Facebook ufficiale e il nostro canale Instagram. Entrate numerosi. Bene, ora che vi ho parlato di questo tablettino, ditemi voi cosa ne pensate. Vi piace? Sì? No? L'avete comprato? Pensate di comprarlo? Oppure pensate di non comprarlo? Beh, anche se avete qualche dubbio o domanda, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. E infine, se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratis per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E questo direi che è davvero tutto. Io torno su Netflix con il mio nuovo tablettino a guardarmi la mia serie TV preferita. Noi ci diamo invece appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!